Un saluto a tutti, ben ritrovati nel canale. È iniziato agosto, molti di voi sicuramente saranno in vacanza, invece noi siamo qui a portarvi nuovi video. Nel video di oggi vi porto questo nuovo flash, un flash da 400 watt, sto parlando del Vision 5 della Neewer che conoscete credo tutti, è una marca, un'azienda cinese che produce accessori foto e video. Tra l'altro nel mio canale trovate una playlist con altri flash della Neewer che ho potuto provare, ovviamente la trovate nella descrizione del video. Allora, oggi proveremo questo backstage, questo Vision 5, 400 watt TL, ovviamente l'ho provato in modalità manual power. Nel video che seguirà, fra 14 giorni o forse una settimana, lo proverò in modalità TTL. Oggi l'ho voluto provare in modalità manual power, ho voluto sottoesporre le foto di parecchio proprio perché volevo che il Vision fosse la luce principale che illuminava la modella. Ovviamente nei prossimi video lo testerò come luce di schiarita, lo userò in TTL, ovviamente usciranno altri video con questo flash della Neewer. Quindi guardiamoci questo backstage, vi aspetto dopo alla fine dove vi darò alcune informazioni, caratteristiche di questo flash della Neewer.
Bene ragazzi, allora arrivati a questo punto vi do anche giustamente alcune informazioni riguardanti il Vision 5 della Neewer. Innanzitutto è disponibile per Canon, Sony e Nikon. Nella confezione troverete già compreso il trigger da 2,4 GHz, ok? Vi dico già in anticipo che i trigger della Godox non sono compatibili con questo flash. Nella confezione cosa troveremo? Oltre al trigger troveremo ovviamente il flash, una batteria da 6000 mAh che vi permetterà all'incirca 500 lampi a piena potenza, il caricabatterie ovviamente, una parabola standard e anche un diffusore in nylon e anche un cavo lungo 4 metri se vogliamo utilizzare il nostro flash in studio. Un'altra cosa che ci danno in dotazione da non sottovalutare, che secondo me è una cosa molto importante, è la protezione del bulbo, ovviamente con attacco Bowers. Ovviamente servirà per proteggere il nostro bulbo quando lo trasportiamo, lo mettiamo nel nostro zaino. Allora, abbiamo il TTL, il manual power e ovviamente la modalità multi, le classiche 3 modalità. Ovviamente il flash lavora in alta velocità, in high sync fino a un 8 millesimo, abbiamo la sincronizzazione sia sulla prima che sulla seconda tendina. Come potenza modificabile abbiamo i classici 8 stop fino a un 128esimo, ok? La batteria vi permetterà all'incirca 500 lampi alla piena potenza. I tempi di ricarica di questo flash, se lo usiamo alla piena potenza, sono un po' lentini perché siamo all'incirca oltre i 2 secondi e mezzo, però quando cominciamo ad operare potenze come un quarto il tempo di ricarica è quasi immediato. Nella parte anteriore di questo Vision 5 ovviamente troviamo il bulbo circolare da 400 watt, bulbo che ovviamente si potrà cambiare qualora lo bruciassimo, quindi state tranquilli che il pezzo di ricambio si ritrova. Comunque state anche tranquilli che questi bulbi non è che si bruciano così facilmente. Al suo interno troviamo anche un LED da 13 watt dimmerdabile fino a 6 potenze, la temperatura a colore non può essere modificata. Vi ricordo anche che questo flash è dotato di una ventola che serve sia per raffreddare il LED che sia per raffreddare il bulbo, ok? Nella parte invece posteriore del flash avremo un display a cristalli liquidi, i classici 3 pulsanti, ovviamente per modificare le potenze, la modalità e ovviamente fare il test, però a noi non è che ci interessa tanto perché sappiamo benissimo che lo utilizzeremo con il trigger, ok? Nella parte invece superiore abbiamo il classico pulsante per lo sgancio dei modificatori con attacco Bowers, la batteria da 6000 mAh. Nella parte invece sottostante abbiamo il braccetto che servirà per attaccarlo allo stativo, anche questo colorato come il Vision 5 di grigio, un pulsante di accensione e spegnimento, una porta mini USB che servirà ovviamente per fare l'aggiornamento del firmware e l'inserto per lo spinotto da 3,5 per attaccare il cavo in dotazione, ok?
Ripeto che il suo peso, così come lo vedete, è di 2 kg. Come vi ho accennato in precedenza, il trigger vi verrà dato in dotazione, quindi non dovrete acquistare nessun altro trigger. Vi ricordo ancora una volta che i trigger della Godox non sono compatibili, quindi dovete solo scegliere se Nikon, Canon o Sony. Questi sono i 3 marchi supportati. È un trigger da 2,4 GHz, abbiamo come range test 100 metri massimo di copertura e ovviamente all'interno saranno intorno ai 50-60 metri, dipende dalle pareti, se sono di cemento armato o cartongesso, ok? Comunque su uno studio normale senza nessun tipo di problema per la copertura. Abbiamo i classici 8 canali e 3 gruppi A, B e C che secondo me bastano e avanzano per lavori normali, ok? Per quanto riguarda il design non mi è piaciuto molto, è un trigger che mi ricordano i trigger del 2014 e 2015, ha un display a cristalli liquidi che è abbastanza visibile anche sotto la luce del sole, però non è il massimo, però questa è una cosa abbastanza comune anche nei trigger più recenti. Però posso dirvi con tutta sincerità che il suo lavoro lo fa benissimo, i tasti sono intuitivi, troverete subito i comandi senza nessun tipo di problema, quindi aumentare la potenza, diminuirla sia in modalità manuale o in modalità TTL, una classica rotellina, insomma. Sotto questo punto di vista è promosso. Quindi USB per fare l'update del firmware, il firmware lo trovate nel sito della Neewer. Abbiamo anche l'entrata per la porta jack da 3,5 e sotto abbiamo l'aggancio per la slitta. Il trigger dovrà essere alimentato con 2 batterie A+A che non sono in dotazione, che ci consentiranno di utilizzare questo trigger senza nessun tipo di problemi per parecchio tempo. Grazie. Allora, siamo giunti al termine del video, spero che vi sia tornato utile. Se volete supportarmi basta dare semplicemente un like e mi darà motivazione di portare altri video su questo canale. Detto questo, ovviamente troverete tutti i link in descrizione, sono tutti link Amazon, quindi ordinate questo flash, se non vi piace potete mandarlo indietro senza nessun tipo di problema, ma questo già lo sapete meglio di me. Quindi noi ci rivedremo la prossima settimana o al più tardi fra 14 giorni con un nuovo video dove vi porterò il Vision 5 dove lo userò in modalità TTL, ok? Quindi ragazzi, buona settimana a tutti e al prossimo video. Ciao da Andrea!